Un neolaureato dovrebbe lasciare l'Italia? Oggi vi darò una serie di spunti per rispondere a questa domanda e alla fine del video vi darò anche la mia risposta. Arriva il momento in cui inizi a cercare lavoro in Italia. Poi ti arriva anche una proposta, la analizzi e dici questa è interessante, ti sembra adatta a te e quindi dopo l'accetti. Però poi dopo qualche settimana o qualche mese inizi a sentire che qualcosa non ti convince, inizi a sentire la voglia di cambiare aria e per la prima volta hai quella curiosità di provare a cercare lavoro all'estero. Durante la ricerca inizi a vedere le città, gli stipendi, la carriera che potresti fare, gli stili di vita e pian piano quella curiosità diventa una tentazione sempre più forte. Allora inizi a capire che è arrivato il momento di migliorare il tuo inglese, di aggiornare il curriculum in modo tale che venga accettato dalle aziende estere e valutare le offerte che arriveranno. Saranno davvero più allettanti di quelle italiane, come dicono? E fissi il primo colloquio per un'azienda che ti è sempre interessata. Addirittura non ti sembra quasi vero che tu stia parlando proprio con loro. Se tutto è andato bene, ricevi la tua prima offerta lavorativa. Non credi ai tuoi occhi, la differenza è così tanta. Non hai mai visto fino ad ora un'offerta del genere. L'opportunità è troppo allettante, ma hai sempre nella tua testa un dubbio. Devo rimanere in Italia o accetto l'offerta e parto? Ora vi darò degli spunti per rispondere a questa domanda e alla fine del video vi dirò qual è la mia risposta. Tutti i dubbi che avete in questo momento sono normali perché non è facile uscire dalla propria zona di comfort, non è facile vivere lontano dalla propria famiglia. Trasferirsi all'estero significa cambiare radicalmente le proprie abitudini, la lingua, partire quasi da zero e abitare in paesi o città completamente diversi da quelli a cui sei abituato e molte altre sfide. Non sai bene come funziona il sistema, non sai dove cercare casa, non sai come aprire un conto, non sai come muoverti nei documenti e anche come costruirti una vita sociale. Ma soprattutto non sai ancora se quella scelta sarà davvero giusta per te. Di questi argomenti ne parlo in un altro video che ti consiglio di guardare se ancora non l'avessi fatto. E allora passerai un po' di tempo a chiederti se davvero ne valga la pena trasferirsi all'estero, perché magari non sai ancora quali sono i benefici che ne derivano e ti anticipo già che ti accorgerai che lo stipendio sarà l'ultimo dei benefici che avrai, ma ci saranno cose più importanti come il tempo che avrai a disposizione dopo il lavoro per dedicarti allo sport, ai tuoi hobby, alle cose che ti piacciono o a goderti la città dove vivi. Imparerai molto in fretta che non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere. Il lavoro sarà solo il mezzo che ti aiuterà a vivere la vita che vuoi. E ne sarai così stupito perché molto probabilmente in Italia non ti era mai successo una cosa simile. Col passare del tempo avrai i mezzi per toglierti qualche sfizio e comprarti una casa non ti sembrerà più così impossibile. Conoscerai gente che sembrerà insegnarti qualcosa di nuovo ogni giorno. Ti sembrerà che parlare con loro non sia mai stato così facile ed interessante. Saranno persone che magari vedono la vita, il lavoro, la famiglia, le relazioni in modo completamente diverso dal tuo. Ti insegneranno ad aprire la mente e a capire che non esiste solo il paese da cui vieni e che le cose non si fanno solo nel modo in cui le hai sempre fatte tu a casa. Imparerai che esistono altre culture, a rispettarle e a toccare con mano le sfumature che ti sembreranno più interessanti. Incontrerai tanta gente expat che sarà partita come te, con cui magari diventerai facilmente amico, oppure avrai incrociato la tua strada per un breve periodo, ma comunque ti avrà lasciato qualcosa. Arriveranno anche momenti difficili in cui ti ritorneranno quei dubbi se hai fatto la scelta giusta o meno. Ti mancheranno la famiglia, gli amici di sempre e il sapore del cibo. Ti dico che questa è una sensazione normalissima, a volte è solo nostalgia, a volte è un momento passeggero, a volte invece è un segnale più serio, magari è arrivato proprio il momento di ritornare. E va bene anche quello, perché partire non significa dover restare fuori per sempre. Andare all'estero non deve essere una scelta definitiva, può essere anche un'esperienza di 2, 5 o 10 anni, come anche può diventare la tua nuova vita. Oppure può essere una fase che ti aiuta a tornare in Italia più forte, più consapevole e con più possibilità. Tornerai con una lingua in più, con competenze in più, con una mentalità diversa, con un bagaglio di esperienze che ti porterai per tutta la vita e probabilmente avrai anche delle possibilità in più rispetto a quando eri partito. Ora, prima di chiudere il video, come vi avevo anticipato, tocca a me dare la risposta alla domanda. Rimanere in Italia o accettare l'offerta estera e partire? Amici, dopo aver passato 10 anni all'estero, la mia risposta è semplice: accettare l'offerta, fare le valigie e partire. Non perché l'Italia non valga, anzi, l'Italia è uno dei paesi più belli del mondo e capisco benissimo chi decide di restare. Non tutti hanno gli stessi desideri, le stesse possibilità e le stesse responsabilità. Io sono partito per lavoro, ho cambiato diverse città, aziende, contesti e abitudini. Ho avuto momenti belli ma anche momenti bui.
Ho conosciuto persone che mi hanno lasciato tantissimo. Ho imparato lezioni che non avrei mai imparato restando sempre nello stesso posto. E non rimpiango il tempo passato all'estero, non rimpiango le città, le esperienze, gli amici che ho incontrato lungo la strada, non rimpiango nemmeno i momenti più complicati, perché anche quelli mi hanno formato. Quindi il mio consiglio è semplice: se hai davanti quell'offerta, se senti che può essere una buona occasione per te, se una parte di te vuole davvero provarci, parti. Magari andrà bene, magari dopo qualche anno tornerai, magari cambierai paese, scoprirai una vita che non avevi nemmeno immaginato, ma almeno non resterai con il dubbio di non averci mai provato e secondo me nella vita questo conta tantissimo. Ci vediamo nel prossimo video, a presto!